Ciao, bentornati in Grimoto Garage. In questo video vi faremo vedere come sostituire la batteria all'F3675. Questa lavorazione è valida anche per i modelli ABS e per la cilindrata 800. Questo tutorial è in collaborazione con Beta. Gli attrezzi necessari per eseguire questa lavorazione sono un cacciavite a taglio con il taglio largo, una brugola da 5, una brugola da 4 e una brugola da 2,5 con impugnatura, una brugola da 4 tradizionale, un inserto a brugola da 4 con il cricchetto, una chiave da 10 fissa a stella, una asticella di legno coperta con 2 panni e un panno in microfibra. Fase 1. Per una maggiore comodità, posizioniamo la moto sul cavalletto posteriore. Fase 2. Utilizzando la chiave rimuoviamo prima la sella passeggero e poi con un cacciavite andremo a rimuovere il fermaglio di sicurezza della sella pilota per poi sfilarla in avanti così da poter accedere alla parte sotto il serbatoio. Fase 3. Andiamo a rimuovere i fianchetti del serbatoio sollevando la parte posteriore e sfilandoli in avanti, in questo modo. Utilizzando una brugola da 4 andremo a rimuovere tutte le viti del codone. Prima rimuoveremo quelle sotto in modo che rimarrà aggrappato e non rischiamo che ci possa cadere e poi rimuoveremo quelle superiori. Per la parte inferiore consigliamo di utilizzare una brugola da 4 tradizionale a L in modo che avete più agilità nel poterle rimuovere. Ricordiamoci che le viti del codone sono tutte uguali all'infuori di questa qui, che è quella centrale, e ha una banchina che è leggermente più lunga. Le ultime due viti del codone le rimuoviamo con una brugola da 2,5. Rimuoviamo il triangolino di carena e la piastrina sottostante. Ci facciamo aiutare e i codoni si sfilano verso l'esterno. Fase 4. In questa fase andremo a rimuovere gli attacchi dell'ammortizzatore di sterzo. Questa tipologia di ammortizzatore di sterzo ha due viti da rimuovere sotto la piastra di sterzo, una vite che fissa l'ammortizzatore di sterzo all'attacco inferiore e le due viti che sono fissate proprio all'attacco del serbatoio. Quindi con un cricchetto andremo a rimuovere prima le due viti sotto la piastra. Nelle moto dove non è installato l'ammortizzatore di sterzo sarà sufficiente svitare le due viti che trovate in questo punto del serbatoio. Fase 5. Rimuoviamo le piastrine di sostegno del serbatoio e la vite posteriore in modo da poterlo sollevare. Scolleghiamo il tubo dello sfiato del serbatoio sfilandolo, proteggiamo la parte anteriore del serbatoio con un panno in microfibra, onde evitare di segnarlo nel momento in cui lo andremo a sollevare con la piastra di sterzo, e a questo punto lo solleviamo finché il cavo della pompa a benzina ce lo permette. Infiliamo sotto la mano e solleviamo la clip del connettore. Lo sfiliamo e con un'asticella di legno assicuriamo il serbatoio in modo da poter accedere al vano batteria. Fase 6. Rimuoviamo la fascetta di gomma di sostegno della batteria e poi andiamo a rimuovere i poli. Prima il negativo, spostiamo i cavi e poi il positivo, togliendo la copertura di sicurezza andiamo a rimuovere l'altro polo. A questo punto siamo pronti per rimuovere la batteria. Fase 7. Dopo aver montato le viti, come nella batteria appena smontata, andiamo ad installare la nuova batteria. Andiamo ad installare all'inverso di come abbiamo smontato, quindi prima il polo positivo e poi il polo negativo.
Fase 8. Reinstalliamo il sottocodone facendolo passare all'interno del telaietto. Andiamo poi a rimuovere il legnetto che abbiamo usato come sostegno, poi riattacchiamo la spina di connessione per la pompa benzina. Ci preoccupiamo che rimanga attaccata correttamente, tiriamo il tubo degli spiati un po' verso l'alto per riuscire a favorire l'innesto dei due tubetti. Ricolleghiamo i due tubi, controlliamo che i tubi benzina siano nella posizione corretta, quindi quello che rimane più sotto non si vada a incastrare con quello superiore, tenendo il sottocodone in posizione facciamo scendere il serbatoio. Dopo aver riposizionato il serbatoio bisognerà riportare nella posizione corretta anche il tubo di spiato. Lo si fa scorrere in questa parte dove rimane vicino al motore e nelle fascette originali e lo si riporta vicino agli altri spiati che ci sono in questa posizione. Fase 9. Togliamo il panno appoggiato in precedenza e andiamo a reinstallare le due piastrine di supporto del serbatoio, la destra e la sinistra. A questo punto installiamo il supporto dell'ammortizzatore di sterzo dove è montato altrimenti le due viti originali e la vite posteriore con la brugola da 5. Fase 10. Appoggiamo un panno sul serbatoio e reinstalliamo l'ammortizzatore di sterzo. Posizioniamo gli attacchi, appoggiamo la vite di sostegno, girando la piastra di sterzo andiamo a posizionare le due viti che sono sotto la piastra. Fase 11. Reinstalliamo il codone. Ci facciamo dare una mano in modo da inserire entrambe le metà del codone e facendo attenzione ad inserirle correttamente nel sottocodone. Arrivati a questo punto lo teniamo fermo con due viti in modo da evitare che caschino per terra. A questo punto reinstalliamo il triangolo che chiude la metà del codone con le due brugoline e la chiave a brugola da 2,5. Finiamo di montare tutte le viti precedentemente smontate ricordandoci la premessa che ci siamo detti prima, di ricordarsi di mettere la vite con la banchina più lunga nella parte centrale alta. Fase 12. Reinstalliamo i fianchetti serbatoio. Li si incastra prima, li si infila prima nella parte anteriore, dove c'è il suo fermaglio, e poi si infila la parte posteriore. Poi rimontiamo la sella pilota infilando prima la parte posteriore e completando il suo posizionamento incastrando bene la parte anteriore. Apriamo la sella passeggero e rincastriamo il suo fermaglio di sicurezza. Bene, lavorazione conclusa. Speriamo che questo video vi possa aiutare per eseguire correttamente la sostituzione della batteria alla vostra moto, cosa importante. Molto importante per moto come questa, per moto di ultima generazione che spesso non ci si va a pensare, ma la batteria è molto importante ed è molto importante avere un buon punto d'avviamento in modo da garantire il corretto funzionamento di tutti gli organi. Ci assicura l'accensione puntuale. Esatto. Bene, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Seguiteci sulla nostra pagina di Facebook e che dire, prossimo video. Alla prossima lavorazione. Ciao! Oh, Instagram. Figa, io me lo dimentico sempre.